E ben ritornati. Con questo secondo capitolo siamo giunti finalmente alle porte della vera e propria lore. Ma prima di continuare il nostro cammino, vediamo di soffermarci un attimo. Approfitto di questi primi minuti introduttivi per riassumere in pochi ma essenziali punti tutto ciò che è stato trattato nel capitolo precedente. Poiché si trattava di un episodio introduttivo, avevo in mente di inquadrare le basi di questa saga, e quindi mi riferisco al mondo di gioco, ovvero Nosgoth, parlando anche di come è nato questo mondo e di cosa effettivamente si tratta, per poi dargli uno sguardo dal punto di vista geografico e metafisico. Infine, abbiamo analizzato le razze senzienti di questa terra. Forse non sono stato abbastanza chiaro in quel capitolo, ovvero nell'episodio precedente, e così cerco di specificarlo meglio qui. In questo mondo ci sono tantissime tipologie di razze, per la maggior parte non senzienti, ma non ve ne ho parlato. Questo perché cercherò di inserirle nel contesto al momento più opportuno. Quello che ci interessava conoscere erano quelle senzienti, dato che hanno una maggiore rilevanza a livello di lore. Ora però non ci resta che riprendere il nostro viaggio. Partiamo, come è giusto che sia, dall'inizio di tutto, da quegli spezzoni di trama che vengono raccontati nei vari capitoli solo attraverso murales o documenti, ma che non potremo visitare, almeno per ora, nei 5 capitoli ad oggi disponibili. Dovete sapere che sono presenti ben 6 diverse ere, nelle quali viene raccontata tutta la storia della saga. Per ora non le elencherò, ma le citeremo una per volta e andremo pari passo anche con i capitoli della saga. La prima era coincide con la prima storia documentata di Nosgoth e si riferisce al periodo più antico conosciuto del flusso temporale. Essa abbraccia diverse migliaia di anni prima che i Sarafan venissero al mondo, quindi prima del dominio da parte della razza umana e di gran lunga prima degli eventi che porteranno al declino questa terra. In tutti questi secoli potremo collocare la grande guerra fra gli antichi e gli Hilden, l'innalzamento dei pilastri di Nosgoth, la formazione del cerchio di Nove e la forgiatura della Soul River. Prima di tutto questo, la genesi di questo mondo ci attende. Nel principio di tutto, questa terra non ospitava nessuna razza senziente, solo animali e foreste, acqua e montagne. Era un mondo allo stato brado e, se vogliamo, potremmo paragonarlo alla terra prima della venuta dell'uomo. Ma ad un certo punto sia gli antichi che gli Hilden compaiono per la prima volta a Nosgoth. Il come non ci è dato sapere, ma potremmo riuscire a collocare questo avvenimento molto importante. Prendiamo come punto di riferimento la notte dell'assassinio di Cain nella taverna. Ebbene, questo sarà il punto focale ed essenziale per la nostra ricostruzione. Supponiamo di collocare la comparsa degli antichi e degli Hilden circa 15.000 anni prima. Mancano ancora gli umani. Sappiamo che comparvero dopo le due razze già citate e che probabilmente furono proprio gli Hilden ad elevarli dallo stato brado. I secoli sono passati da quando queste due razze
arrivarono al mondo. Dunque collochiamo la comparsa della razza umana dopo alcuni millenni, supponiamo dai 4.000 ai 5.000 anni. Il tempo trascorre inesorabile in questa Nosgoth allo stato brado e per molti secoli la pace regna incontrastata in tutta la terra. Sorgono i primi centri abitati e subito dopo gli antichi costruiscono la fortezza conosciuta come la Cittadella dei Vampiri, chiamata anche la Cittadella dei Guardiani, situata al centro di un lago, tradotto come Lago delle Lacrime, e costantemente circondata dalla nebbia. Qui, in questo esatto punto, ci troviamo circa 10.000 anni prima che Cain venisse assassinato. Per passare al prossimo evento cruciale, dobbiamo concentrarci sugli antichi e sugli Ilden, lasciando da parte gli umani che per ora hanno poca importanza. Gli antichi erano delle nobili creature che credevano al ciclo di nascita, morte, risurrezione, chiamata anche ruota del destino. E così, ad un certo punto, attenzione ora, un'entità, possiamo definirla in questo modo, si fa avanti e gli parla. Dice di essere il Dio del loro credo, ovvero colui che controlla quel ciclo in cui la nobile razza crede. I am the engine of life, the source of Nosgoth's very existence. I am the hub of the wheel, the origin of all life, the devourer of death. Senza porsi troppe domande, gli antichi iniziarono a venerare quel dio. Dall'altra parte, gli Ilden sono una razza molto più concreta e materialista, che faticherebbe troppo a credere in un dio come quello venerato dagli antichi. In tutti questi anni essi affinarono le loro ricerche sulla scienza ed è proprio grazie a questo sviluppo che accade qualcosa di oscuro e terribile agli occhi di quel dio. Approfondiremo questo aspetto più in là, anche perché avremo tanti argomenti da legare. Giunge il momento cruciale. Gli Ilden rifiutano di venerare il dio degli antichi, di assecondare il loro credo e quindi di fatto credere nella ruota del destino. Così, a circa 8.000 anni dall'assassinio di Cain, scoppia la guerra fra gli antichi e gli Ilden che si protrarrà per molti secoli. Durante la guerra, gli Ilden lavorarono ad un progetto, il quale prevedeva la costruzione di una macchina che fosse in grado di sterminare qualsiasi forma di vita eccetto la loro razza. Prima che riuscissero a completarla, però, vennero sconfitti dagli antichi. Per porre fine definitivamente alla guerra e per prevenire altri conflitti futuri, gli antichi stessi innalzarono 9 lunghissime colonne che si stagliavano fin sopra i cieli. Ciascuna colonna rappresentava un aspetto di Nosgoth, mentre tutte e 9 presero il nome di pilastri di Nosgoth. Da questo momento in poi, tutte le colonne saranno indissolubilmente legate alla salute sia fisica che spirituale di questa terra, diventando di fatto uno specchio che rappresenta la salute stessa di Nosgoth. Compiuto questo primo passo,
gli antichi utilizzarono la magia per esiliare i loro avversari in un'altra dimensione, ovvero quella demoniaca. La risposta degli Ilden, prima di venire banditi, fu una maledizione chiamata dono oscuro, oppure semplicemente vampirismo. Quest'ultimo gesto trasformò i loro nemici in predatori assetati di sangue, immortali e sterili. È qui, in questo momento, che la nobile razza si trasforma in una razza di vampiri, deboli quindi ad una parte di quegli elementi della natura che avevano tanto amato. Gli Ilden scomparvero, lasciandosi dietro secoli di guerra e quella maledizione scagliata sugli avversari. Accade di lì a poco un altro fatto estremamente importante. Per preservare l'equilibrio, i pilastri chiamarono a sé 9 guardiani, e così come quelle colonne sono legate a Nosgoth, i guardiani stessi saranno legati al pilastro di appartenenza. Ciascuno di loro giurò di rappresentare, servire e tutelare il proprio pilastro. Tutti da quel momento in poi verranno chiamati il cerchio dei 9. Se per disgrazia uno o più guardiani fossero morti, il pilastro o i pilastri interessati avrebbero chiamato a sé nuovi guardiani che avrebbero avuto il compito di ricoprire lo stesso ruolo dei predecessori. Dopo un millennio di guerre e stermini, ci troviamo a circa 7000 anni prima che Kane venga assassinato. La guerra fra antichi e Ilden è conclusa. Così come è sempre stato in passato e sempre sarà in futuro, il tempo trascorse lento ma inesorabile. Non passò molto dalla conclusione della guerra e forse nemmeno i vampiri si sarebbero aspettati delle simili ripercussioni. Quel dio che rappresentava il loro credo e nel quale avevano creduto ciecamente per così tanto tempo cessa di parlargli. Ma per quale motivo? E soprattutto perché così improvvisamente e senza preavviso? Tantissimi vampiri sopravvissuti alla guerra decidono di togliersi la vita. Forse perché vivere senza quel dio sarebbe stato inutile, o forse perché il peso della maledizione era troppo grande. Scopriremo molto più in avanti cosa si cela dietro questo loro gesto estremo. I vampiri rimasti decidono di portare i cadaveri dei loro simili nella cittadella dei vampiri per seppellirli. La guerra aveva richiesto un tributo di vite troppo alto ed in più i pochi rimasti stavano iniziando piano piano a togliersi la vita, compresi i guardiani dei pilastri. Da questo momento gli umani giocheranno un ruolo chiave. Col passare del tempo verranno rapiti e distrutti dai vampiri antichi, per poi essere trasformati a loro volta in vampiri quando sarà giunto il momento. Ma pensiamoci un attimo, anche qui, per quale motivo? Per preservare la razza, inseguendo quindi una possibile chimera? Davvero quella nobile razza si abbassò così tanto? Beh, in questo punto del nostro racconto non c'è dato sapere. Continuarono però a servirsi degli umani per millenni,
trasformandoli in vampiri senza scrupoli. Collochiamoci ora a circa 3000 anni dall'assassinio di Kain. Ebbene qui, in questo esatto punto, dopo tantissimi secoli di sfruttamenti, gli umani iniziarono a ribellarsi ai loro padroni e organizzeranno una rivolta imponente per spezzare le loro catene. Ma questo sarà il male minore. Infatti quei pilastri, orgoglioso stendardo di vittoria degli antichi, cadranno in mani umane. Questo scaturirà eventi che analizzeremo più avanti. Tuttavia, molti di questi fatti raccontati nascondono una doppia faccia che per ora e ora solo non vedremo. In futuro però scopriremo cosa si cela dietro alcune vicende.